Come possiamo eseguire un semplice ma efficace massaggio rilassante sulla schiena? Lo vedremo nel video di oggi. Ciao, sono Roberto, il vostro tutor di massaggi. Oggi vedremo come eseguire un massaggio rilassante alla schiena con manualità molto semplici ma comunque molto efficaci. Allora, iniziamo il nostro semplice ma efficace massaggio rilassante sulla schiena. Innanzitutto applichiamo l'olio, vi ricordate, come vi ho detto, non fate questo movimento qui, mettetelo un po' insomma su tutta la schiena e poi dopo andiamo a amalgamarlo bene con dei movimenti. Quando faccio i corsi dico sempre fate un'oleazione libera della schiena, cioè con dei movimenti di sfioramento certamente, comunque abbastanza liberi, senza una sequenza precisa particolare. Quindi andiamo ad amalgamare bene l'olio e andiamo anche a scaldare la schiena del nostro cliente. Quando l'olio si è amalgamato per bene, iniziamo per esempio con un movimento di pressione sui muscoli paravertebrali, prima uno poi l'altro e poi su entrambi insieme. Dobbiamo mettere la mano in questa maniera, il pollice non deve andare sulla colonna vertebrale ma leggermente spostato e la mano deve essere ben adesa alla pelle della schiena del nostro cliente. Ricordatevi che la schiena, sulla schiena c'è una delle pelli più dure del corpo umano, quindi sicuramente sulla schiena potete fare dei bei movimenti strong, insomma, anche perché il massaggio rilassante alla schiena con dei movimenti che sono troppo leggeri, quasi solletico, insomma non è molto efficace, invece i clienti preferiscono una pressione molto decisa. Allora facciamo vedere questo primo movimento, pressione sui paravertebrali, quindi io sto premendo, ho l'appoggio, potete anche stare sul lettino, a me piace tenere sempre il contatto col cliente, chiaramente non spingo con la mano che appoggio, ma serve solo per mantenere il contatto. Con l'altra mano, diciamo, partiamo dalla zona lombare e andiamo fino a su, piano piano. Ricordatevi massaggio lento e profondo per rilassare, se fosse stato veloce e leggero per stimolare. Torno sfiorando magari il fianco e di nuovo riparto, faccio vedere appunto 3 movimenti. Piano piano arrivo sopra la scapola, giro col mio pollice e torno sfiorando lateralmente. Ricordatevi che nel massaggio i movimenti sono quasi esclusivamente sempre in andata, cioè verso il cuore, dalla periferia verso il cuore, quindi i movimenti, questo sempre per aiutare la circolazione venosa di ritorno, quindi i movimenti vengono fatti esclusivamente sempre per aiutare la circolazione venosa e quindi con pressione in andata e sfioramenti al ritorno. Quindi pressione sui paravertebrali, prima abbiamo fatto questo paravertebrale e poi adesso farò la stessa cosa su quest'altro paravertebrale. Ora la posizione può sembrare un po' scomoda, potete anche farla mettendovi controlateralmente come ho fatto io all'inizio da questa parte verso il paravertebrale destro in questo caso, però per non fare troppo intorno al cliente su e giù, destra e sinistra, imparate piano piano a far bene anche dei movimenti un po' più scomodi, però almeno che vi risparmiano tempo e strada, diciamo. Quindi anche qui una bella pressione decisa dalla zona lombare fino alla scapola e ritorno, e poi dopo lo andiamo a fare su entrambi i paravertebrali in questa maniera. Il movimento, ripeto, parte sempre, non parte esclusivamente dalle mani, dalle braccia, ma dovete anche mettere il resto del corpo, vi aiuterà a fare sicuramente meno fatica. Quindi facciamo ancora un altro movimento sincrono su entrambi i paravertebrali e poi passiamo a un movimento successivo, che è un movimento che si usa in diversi tipi di massaggi,
anche per esempio l'havaiano, che è un movimento anzi sincrono, con le mani ben adese, i palmi adesi sulla schiena, una che parte dal paravertebrale destro e l'altra su scapola opposta, quindi sinistra. Quindi io spingo, in questo momento ovviamente mi devo un po', tra virgolette, ingobbire, però ricordatevi sempre, allargate le gambe, scendete bene, mantenete le spalle cercando di tenerle non troppo alte ma basse, e poi dopo andate ad applicare anche il movimento con gli avambracci. Quando abbiamo fatto l'incrocio quasi completo, giriamo i palmi delle nostre mani e torniamo indietro. Cosa bisogna fare? Qui bisogna stare attenti a non dare una gomitata al nostro cliente, e continuiamo questo movimento in maniera fluida, continuativa, e se vogliamo possiamo metterci anche degli incroci di posizione, cioè in questa maniera. Un braccio che prima andava a massaggiare solo un paravertebrale adesso si sposta andando a massaggiare l'altro, e ovviamente viceversa. Dalla fine di questo movimento iniziamo subito un altro, che sono dei movimenti circolatori sull'intera schiena con gli avambracci. Il movimento qua veramente parte dall'anca. Io potrei quasi stare fermo con le mie braccia e muovermi solo di anche, ma ovviamente un pochino mi aiuto anche con gli avambracci. Prendiamo bene, lavorano solo gli avambracci, vedete come se io disegnassi due cerchi con un braccio e con l'altro, solo che facendolo insieme disegno quasi un 8 sull'intera schiena, ok? E poi sempre con gli avambracci abbiamo delle pressioni perpendicolari sulla zona centrale della schiena, quindi io avambracci uniti al centro della schiena, premo e mi allargo verso le estremità, zona lombare e trapezio, ritorno un po' sfiorando e di nuovo, e lo faccio adesso un pochino più veloce. Stesso movimento diagonalmente, quindi anca e scapola opposta, prima da una parte e poi dall'altra, quindi in questa maniera. 1, 2 e 3. Di nuovo facciamo un altro po' di movimento su tutta la schiena, e poi possiamo fare qualche movimento sul trapezio, quindi ci andiamo a concentrare sulla zona del trapezio che è sempre molto tesa, con dei piccoli impastamenti, diciamo, che vanno un po' a sbloccare le tensioni. Ci possiamo concentrare su un lato, sull'altro, stessa cosa, piccoli impastamenti sulla zona del trapezio, e con le mani sincrone che vanno ad agire contemporaneamente con pollice e indice, piccoli impastamenti, piccoli pizzicottamenti se vogliamo, anche se non lascio mai la presa, sulla zona del trapezio. Abbiamo anche un movimento a pinza sulla zona iniziale della cervicale, anche questo molto gradevole da sentire, e poi mi sposto piano piano dalla testa del cliente per fare alcuni movimenti di chiusura del massaggio della schiena, che sono dei sfioramenti profondi, sono dei movimenti molto ampi, partono appunto dalle scapole, scendiamo lungo i paravertebrali, arriviamo fino alla zona lombare, torniamo su sfiorando le parti laterali esterne della schiena, e in questo caso allarghiamo il movimento anche sulle braccia e poi torniamo, quindi lo facciamo più volte in maniera fluida e consecutiva. Ad un certo punto, se vogliamo, prima di finire l'ultimo movimento, quando arriviamo alla zona lombare possiamo anche fare qualche rotazione con i pollici e soffermarsi sulla zona lombare stessa, e dopo riprendiamo i nostri movimenti
E infine chiudiamo questo piccolo, veloce e semplice trattamento sulla schiena staccando poi piano piano, delicatamente, le nostre mani. Bene, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere attraverso i vostri commenti se avete dei suggerimenti per argomenti che possa trattare nei prossimi video. Se vi piace il mio metodo di insegnamento, visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti. Nella prossima puntata andremo a trattare il tema dell'accoglienza clienti. Ciao e a presto!